Pronti per un test sul passato prossimo e l'imperfetto? Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi sono qui per parlare di passato prossimo e imperfetto, i due passati più comuni in italiano che sempre danno problemi agli studenti, anche quelli più avanzati. Nel video di oggi faremo un test su questo argomento e sarà un test a difficoltà incrementale, cioè le domande all'inizio saranno un po' più facili e poi diventano sempre più difficili. Allora iniziamo subito perché non mi piace perdere tempo. Adesso ti faccio vedere una frase e tu devi coniugare il verbo al passato prossimo o all'imperfetto. Poi io ti darò la spiegazione. Iniziamo dalla prima frase. Ieri, un piatto di tagliatelle e devi usare il verbo mangiare nella forma io. Quindi usiamo il passato prossimo o l'imperfetto. Ti do qualche secondo per pensarci, ma se hai bisogno di più tempo puoi mettere in pausa il video. Beh, in questo caso usiamo il passato prossimo. Ieri ho mangiato un piatto di tagliatelle. E perché usiamo il passato prossimo? Beh, perché questa è un'azione che avviene in un momento specifico nel passato, ieri. E, la cosa più importante, inizia e finisce. Ho iniziato a mangiare il piatto di tagliatelle e ho finito. Quindi, quando abbiamo un'azione in un momento preciso nel passato, ieri, che inizia e finisce, ha un chiaro inizio e una chiara fine, usiamo il passato prossimo. Fantastico, andiamo avanti con la prossima frase. Qui devi usare il verbo nascere nella forma io. Quindi, nel 1997. Pensaci un po', passato prossimo o imperfetto? Qui dobbiamo usare sempre il passato prossimo, quindi sono nato, maschile singolare, o sono nata, femminile singolare, nel 1997. Io sono nato nel 1997 perché sono un uomo, sono nata se fossi una donna. E perché usiamo il passato prossimo? Beh, ovviamente perché è un'azione che avviene in un momento specifico e ovviamente l'azione di nascere inizia e finisce. Ora ricorda che con il verbo nascere, dato che è un verbo di diventare, quindi fa parte di quei verbi come diventare, nascere, crescere, morire, usiamo l'ausiliare essere. Ecco perché diciamo sono nato. E comunque io sono davvero nato nel 1997, il 26 dicembre. E tu quando sei nato o nata? Puoi scriverlo qui sotto nei commenti. Andiamo avanti con la prossima domanda. L'anno scorso, in Spagna. E qui devi usare il verbo andare nella forma io. Pensaci un po', passato prossimo o imperfetto? Beh, anche qui usiamo il passato prossimo. L'anno scorso sono andato in Spagna o sono andata. Qui usiamo il passato prossimo perché semplicemente abbiamo di nuovo un momento specifico, l'anno scorso. E ovviamente l'azione di andare in Spagna inizia e finisce. Andare è un verbo di movimento, quindi usiamo essere e, come abbiamo fatto con il verbo nascere, possiamo cambiare il participio passato. Sono andato per un uomo, sono andata per una donna. Andiamo avanti con la prossima frase. Da piccolo, il pianoforte. Qui dobbiamo usare il verbo suonare nella forma io. Passato prossimo o imperfetto?
Qui dobbiamo usare l'imperfetto. Da piccolo suonavo il pianoforte. E perché? Beh, qui abbiamo un indicatore temporale molto interessante. Da piccolo, che significa quando ero piccolo. Quindi qui non stiamo parlando di una singola azione, cioè che ho suonato il pianoforte una volta, ma stiamo parlando di un'azione abituale, ricorrente, che io facevo da piccolo. Per questo motivo usiamo l'imperfetto per descrivere azioni abituali, ricorrenti, cose che facevamo più volte, proprio come un'abitudine. Ecco perché suonavo. Ma ora, prima di andare avanti, ho una sorpresa per te. Infatti, io so che il passato prossimo e l'imperfetto ti fa venire il mal di testa. Per questo motivo abbiamo preparato per te un fantastico eserciziario sulle differenze tra il passato prossimo e l'imperfetto. Infatti troverai davvero tanti esercizi per allenarti sul passato prossimo e l'imperfetto. E ovviamente alla fine di questo fantastico PDF troverai anche le soluzioni per verificare che hai fatto tutto correttamente. Il PDF ti aiuterà davvero tantissimo a esercitare questo argomento in italiano e farlo diventare naturale nella tua testa. Questa è la cosa più importante. Gli esercizi servono proprio a questo, a fare tanta pratica e far diventare un argomento di grammatica naturale, così che quando parli non devi pensare se usare il passato prossimo o l'imperfetto, ti verrà naturale. Puoi scaricare questo fantastico eserciziario scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Inserisci il tuo nome, la tua email e ti invieremo questo fantastico PDF. Sono sicuro che ti piacerà davvero tanto e ti aiuterà tantissimo a capire ancora meglio le differenze tra il passato prossimo e l'imperfetto. Ma adesso non perdiamo tempo e andiamo avanti con la prossima frase. La frase è: al sole, in giardino, molto caldo. E qui devi usare il verbo essere. Passato prossimo o imperfetto? Qui usiamo l'imperfetto. Al sole in giardino era molto caldo. Qui cosa stiamo facendo? Stiamo descrivendo qualcosa al passato. Stiamo descrivendo una sensazione, una temperatura o anche un luogo, perché stiamo descrivendo il caldo del giardino. Beh, quando facciamo questo, quando descriviamo una scena, descriviamo una persona, descriviamo un luogo al passato, usiamo l'imperfetto. Anche perché l'azione di era caldo è un po' difficile da capire qual è l'inizio e qual è la fine di questa azione. Non è un'azione precisa nel passato, è appunto una descrizione. Sto descrivendo la temperatura del giardino e quindi usiamo l'imperfetto. Andiamo avanti con la prossima frase. Molto caldo e umido per tutta la settimana. E qui devi usare sempre il verbo essere. Qui usiamo il passato prossimo. È stato molto caldo e umido per tutta la settimana. E perché? Anche questa è una descrizione di un ambiente, quindi perché è stato e non era? Beh, perché qui abbiamo un indicatore temporale molto importante, per tutta la settimana. Quindi sì, è vero, sto descrivendo qualcosa al passato, ma qualcosa di molto molto preciso. Non è una descrizione generica al passato. Ti sto dicendo che per una settimana, per tutta la settimana, quindi un'azione che ha un chiaro inizio e una chiara fine, cioè l'inizio della settimana e la fine della settimana, è stato molto caldo e umido. Quindi attenzione, quando aggiungiamo un indicatore temporale, per esempio per tutta la settimana, che è molto preciso, allora dobbiamo usare il passato prossimo, ok?
Vedi, le domande iniziano a farsi un po' più difficili, ma andiamo avanti con la prossima. Marco, prima medicina, qui devi usare il verbo studiare, poi, dopo che usa il verbo laurearsi, a lavorare in ospedale e alla fine devi usare il verbo iniziare, ok? Dai, provaci. Questa è un po' più lunga, quindi prenditi il tuo tempo, se necessario metti in pausa il video. Ok, vediamo. Allora, Marco, prima medicina, poi, dopo che, a lavorare in ospedale. Qui abbiamo diverse azioni, abbiamo diversi eventi nel passato, però se tu ci pensi, sono tutti eventi che hanno un chiaro inizio e una chiara fine, perché Marco prima medicina. Quindi qui possiamo usare il passato prossimo. Marco prima ha studiato medicina, perché ha iniziato a studiare medicina e ha finito. Quindi un'azione che inizia e finisce nel passato. Poi, dopo che, attenzione, questo è un verbo riflessivo, si è laureato, anche questo, l'azione di laurearsi, è un'azione che inizia e finisce nel passato, un'azione precisa, quindi usiamo il passato prossimo, dopo che si è laureato, attenzione, usiamo essere, l'ausiliare essere, perché è un verbo riflessivo. Iniziare a lavorare in ospedale. Anche qui, se tu ci pensi, l'azione di iniziare è un'azione molto precisa. È un'azione che inizia e finisce. Nel senso, l'azione di iniziare qualcosa inizia e finisce subito nel passato. Un'azione molto precisa. Quindi, hai iniziato a lavorare in ospedale. Come vedi, qui abbiamo sempre il passato prossimo perché abbiamo una semplice serie di eventi precisi che succedono nel passato, uno dopo l'altro. E quando ci troviamo in questa situazione usiamo il passato prossimo. Evento 1, poi succede l'evento 2, poi succede l'evento 3, passato prossimo, passato prossimo, passato prossimo. Ora vediamo la prossima frase. Mentre qui devi usare lavorare nella forma tu, il telefono, e qui devi usare squillare. Quando fa drin drin, quello è squillare. Ok? Pensaci un po'. Allora, qui ti do un suggerimento perché abbiamo una parola magica, cioè mentre. Infatti, quando abbiamo la parola mentre, nel 99% dei casi userai l'imperfetto. Quindi, mentre lavoravi, il telefono è squillato. Usiamo il passato prossimo. E perché? Beh, perché qui abbiamo due azioni, però non sono una serie di azioni come prima, cioè che prima succede una cosa, poi succede un'altra, eccetera. Qui abbiamo un'azione lunga, mentre lavoravi, e un'azione breve che interrompe l'azione lunga. Il telefono è squillato, quindi io lavoravo, o tu lavoravi e poi drin drin, il telefono è squillato. Quando ci troviamo in questa situazione, quindi un'azione lunga introdotta da mentre e poi un'azione breve precisa che interrompe quella lunga, usiamo per l'azione lunga l'imperfetto e per l'azione breve il passato prossimo. Andiamo avanti con la prossima frase. Qui devi usare il verbo essere sull'autobus e guardare fuori dal finestrino. Pensaci un po'. Beh, in questo caso usiamo sempre l'imperfetto. Quindi ero sull'autobus e guardavo fuori dal finestrino. Ma perché? Beh, perché qui non abbiamo un indicatore temporale, non abbiamo una serie di eventi, ma abbiamo due azioni che avvengono nello stesso momento, perché io guardavo fuori dal finestrino e ero sull'autobus, mentre ero sull'autobus. Cioè sono due azioni che possiamo
definire parallele, avvengono nello stesso momento. E non abbiamo un chiaro inizio, una chiara fine, non abbiamo un momento preciso. Semplicemente ero sull'autobus e guardavo fuori dal finestrino. Molto spesso puoi anche proprio trovare mentre all'inizio. Mentre ero sull'autobus, guardavo fuori dal finestrino. Anche in questo caso usiamo sempre l'imperfetto, per tutte e due. Ma perché? Beh, perché non è che l'azione di guardare è breve e interrompe l'azione di stare sull'autobus. Sono due azioni che avvengono nello stesso momento, due azioni parallele che vanno avanti così nel tempo. E quindi usiamo l'imperfetto per entrambe. Lo so, le cose stanno diventando un po' più difficili, però ti ho detto che questo era un test a difficoltà incrementale, cioè che la difficoltà aumenta piano piano. Ma non preoccuparti perché quando finisci questo test poi ti aspettano tanti altri esercizi con il nostro eserciziario. In particolare mi piace tantissimo questo con la tabella in cui vediamo la vita di Laura. Secondo me gli esercizi con le tabelle, almeno per me, sono molto molto utili perché ti aiutano davvero a proprio guardare e capire, toccare con mano le regole. Puoi scaricare il nostro fantastico eserciziario con gli esercizi e le soluzioni cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Ti piacerà tantissimo. Andiamo avanti adesso con la prossima domanda. Qui devi usare il verbo lavorare nella forma io e poi per tutto il periodo universitario. Pensaci un po'. Passato prossimo o imperfetto? Qui devi usare il passato prossimo. Ho lavorato per tutto il periodo universitario. Ma perché? Perché di nuovo abbiamo un momento preciso, è un momento molto lungo, forse sono 3, 4, 5 anni, però per tutto il periodo universitario ha un inizio e una fine, quindi passato prossimo. Andiamo avanti con la prossima frase. Quando, qui devi usare il verbo avere nella forma io, 10 anni, giocare, sempre nella forma io, a calcio. Pensaci un po', passato prossimo o imperfetto? Allora, qui usiamo sempre, per tutte e due, l'imperfetto. Quando avevo 10 anni, giocavo a calcio. E perché? Beh, prima di tutto ti do quest'altro consiglio. Con l'età usiamo sempre l'imperfetto. Quando avevo 10 anni, quando avevo 20 anni, quando avevo 30 anni, eccetera. Ma in generale con le fasi della vita. Quando ero piccolo, quando ero un adolescente, quando ero uno studente, quando ero sposato. Con le fasi della vita e con l'età usiamo l'imperfetto. E poi, ovviamente, usiamo giocavo a calcio. Perché? Perché non è che ho giocato una volta, non è un'azione precisa, ma sicuramente un'azione ricorrente. Un'azione che facevo spesso da piccolo e quindi usiamo l'imperfetto. Andiamo avanti con la prossima frase. Non preoccuparti, abbiamo quasi finito. Io e Daniele frequentarsi un anno fa. Pensaci un po', passato prossimo imperfetto. E ricorda, questa è una costruzione reciproca, quindi devi usare la forma riflessiva. Qui usiamo il passato prossimo. Io e Daniele ci siamo frequentati un anno fa. Cosa significa questo? Il verbo frequentarsi lo usiamo quando vogliamo dire che usciamo con una persona per cui abbiamo un interesse romantico. E dato che l'azione è tra io e Daniele, quindi un'azione reciproca, usiamo la forma riflessiva ci siamo frequentati. Ma perché usiamo il passato prossimo? Beh, perché un anno fa. Ora non ci frequentiamo più. Io non vedo più Daniele.
Quindi l'azione è iniziata e finita, precisa, un anno fa. Andiamo avanti con la prossima frase. Quando ho finito di scrivere il mio primo libro, vivere, nella forma io, in Sicilia. Passato prossimo è imperfetto. Qui usiamo l'imperfetto. Quando ho finito di scrivere il mio primo libro, vivevo in Sicilia. Ma perché questo? Beh, perché qui abbiamo un'azione lunga, l'azione di vivere in Sicilia. E poi abbiamo un'azione breve che la interrompe, finire di scrivere il libro, che è un'azione precisa. Quindi io vivevo e poi ho finito di scrivere il libro, ok? Andiamo avanti con la prossima frase. Qui devi usare il verbo volere, venire a trovarti questo sabato, ma mi sono ammalato. Che è vero, perché adesso sono un po' malato io. Ma vabbè. Passato prossimo o imperfetto? Qui usiamo l'imperfetto. Volevo venire a trovarti questo sabato, ma mi sono ammalato. Cosa rappresenta questa frase? Rappresenta un desiderio non realizzato. Io avevo il desiderio di venire a trovarti, di venire a casa tua, però mi sono ammalato, sto male. Ho la febbre forse e quindi non posso venire. Quando esprimiamo questo concetto di un desiderio non realizzato con il verbo volere, usiamo sempre l'imperfetto. Però vieni qua che ti do un consiglio. Con il verbo volere, nel 80% dei casi, usiamo sempre l'imperfetto. È molto più comune sentire e usare volevo rispetto a ho voluto. Io ti do questo consiglio, così ci pensi un po' di meno. E siamo pronti per l'ultima frase finalmente di questo test. La frase è Marco, sempre un bravo ragazzo. Pensaci un po'. Qui usiamo il passato prossimo. Marco è stato sempre un bravo ragazzo. Possiamo anche cambiare l'ordine e dire Marco è sempre stato un bravo ragazzo. Perché usiamo il passato prossimo? Beh, perché in realtà abbiamo un momento preciso. Sempre. E sempre significa la sua vita. E la sua vita, da quando è nato ad oggi, è un momento preciso. Questa è una cosa un po' difficile da spiegare per me, perché molti studenti mi dicono sì Stefano, ma è una descrizione nel passato, è strano. Beh, io ti consiglio di memorizzare proprio questa forma. È sempre stato. Per esempio, Marco è sempre stato un bravo ragazzo, io sono sempre stato bravo con le lingue, tu sei sempre stata molto coraggiosa. Usiamo il verbo essere sì per descrivere qualcuno, ma qualcosa che è sempre stato così, per tutta la vita, e abbiamo proprio l'indicatore temporale sempre, beh, usiamo il passato prossimo. Fantastico, abbiamo finito con il test di oggi, ma adesso voglio sapere, per te è stato facile o difficile? Quali sono state le frasi più difficili? E come è andato il test? Bene? Male? Scrivetelo qui sotto nei commenti e avviamo una conversazione, così possiamo aiutarci a vicenda. E ovviamente se hai qualche domanda lasciala qui sotto nei commenti e farò il possibile per rispondere. Ma adesso la cosa più importante, devi continuare a fare pratica con questo argomento e puoi farlo con l'eserciziario che abbiamo preparato per te. Troverai davvero tanti esercizi che ti aiuteranno tantissimo, con anche qui le soluzioni per effettivamente verificare di aver risposto correttamente.
Quindi scarica il nostro fantastico eserciziario sul passato prossimo e l'imperfetto scannerizzando il QR code che vedi sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o anche sul primo commento. E se questa lezione ti è piaciuta e hai imparato nuove cose sul passato prossimo e l'imperfetto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale. Può sembrare una cosa piccola per te, ma per noi è davvero molto importante. Quindi davvero grazie mille. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!